A sorpresa ci hanno mostrato del gameplay vero e continuativo di Warhammer 40.000 Dawn of War 4. Era ora, considerato che il gioco arriverà il 17 settembre di quest'anno. Ben ritrovati, sono Tiranno Matto e voglio analizzare e commentare con voi tutto ciò che ci è stato mostrato dagli sviluppatori di King Art Games. Ma sarà davvero la nuova alba per questo franchise storico di RTS? Scopriamolo insieme, dritto al sodo. Ci hanno presentato un report di battaglia come se fossimo al tavolo da gioco, rimanendo molto fedeli nella presentazione da parte di due sviluppatori di una battaglia multiplayer tra Space Marines e orchi. Iniziamo subito parlando degli Astartes. I corvi sanguinari avranno una tipologia di gameplay molto familiare e fedele alla lore. Poche unità specializzate, costi molto elevati per le tecnologie e per lo schieramento profondo. I deep strike dall'orbita infatti ci permetteranno sia di schierare delle truppe dalla riserva, sia di preparare degli edifici e posizionarli direttamente sul campo di battaglia grazie alle nostre Thunderhawk. Oltre le classiche risorse di requisizione d'energia, dovremo anche gestire la nostra capacità strategica, così che i nostri stratagemmi orbitali possano essere utilizzati. Faremo ampio uso di bombardamenti orbitali e di logistica, rimanendo davvero fedeli allo spirito del Codex Astartes. Possiamo già vedere con gli Space Marine all'opera un insieme di miglioramenti anche alla gestione delle unità e al come reagiscono al fuoco. Certo, il gioco è ancora in via di sviluppo e mancano pochi mesi, quindi non è che possiamo stare molto tranquilli, ma delle mie considerazioni ne parleremo più avanti. Contro gli Space Marine sono stati giocati proprio in multiplayer gli orchi, i quali mantengono un approccio diametralmente opposto a quello degli Space Marines. Una quantità smodata, un'orda fungina di spore che vogliono solo la violenza. Infatti avremo a disposizione tantissime unità, un flusso costante che ci permetterà anche di costruire dove ci pare, con qualsiasi unità, i nostri edifici. E gli edifici degli orchi sapranno tutti quanti difendersi abbastanza bene. Sono due fazioni diametralmente opposte, con una curva d'apprendimento e un playstyle differenti, proprio come nel gioco da tavolo e negli scorsi Dawn of War. In questo gameplay all'opera possiamo vedere come si scorre attraverso la mappa con la nostra visuale, come si possono osservare gli scontri, con quanta reattività possiamo reagire non soltanto all'intelligenza artificiale, ma proprio a dei giocatori umani che giocano contro di noi. Ogni scelta sembra essere molto importante a livello tattico, però c'è anche un livello strategico che riguarda per lo più la gestione economica. Gli edifici tornano ad essere fondamentali per assicurare non soltanto il controllo di alcuni punti di interesse, ma anche la protezione del nostro quartier generale. Tornano molto importanti le ricerche tecnologiche, se vogliamo, alla Age of Empires, così come anche gli eroi comandanti che cambieranno da partita a partita e potranno sia potenziare le nostre unità, sia andare e decimare completamente il nemico. Avremo vari tipi di unità, ma di questo ne abbiamo già parlato quando hanno rivelato tutto sul sito ufficiale. Viene però riconfermata la presenza dei potenziamenti squadra per squadra che potremmo attuare direttamente in tempo reale. In soldoni rimane un RTS vecchia scuola, un po' arcade per quanto ammodernato. Qui vi faccio vedere alcuni spezzoni, ma vi consiglio di andare giù in descrizione dopo aver lasciato un mi piace e recuperare il video ufficiale nella sua integrale durata, così da potervi fare un'idea migliore proprio dalla fonte ufficiale. Io sono qui a riassumervi la notizia e darvi anche le mie impressioni ed opinioni. A tal proposito, ora posso vuotare il sacco. Ho già avuto modo di giocare alla Closed Alpha di Dawn of War 4 in passato. Per via di un NDA non potevo condividere assolutamente nulla, anche perché ho partecipato in quanto giocatore, non come content creator. Per quello sto ancora aspettando risposte e risvolti. Però devo davvero ammetterlo, sono rimasto stupito da quanto sia cambiato profondamente Warhammer 40.000 Dawn of War 4, dalla versione
sensazione che ho potuto provare fino a questa. Prima del gameplay di oggi capivo molto meglio gli uccellacci del malaugurio che gettavano guano addosso a Dawn of War 4. In questo video recap che avevo fatto su tutto il semestre di informazioni sul gioco, potete andare ad approfondire la mia opinione, specialmente su temi un pochino più tecnici e che stanno a cuore ai veri gamers. Se non lo avete visto, andatelo a recuperare. In breve vi posso dire che ero insicuro e tuttora lo rimango un po' per lo stato di Dawn of War 4. Prima di tutto per le politiche delle espansioni, dei DLC, dei contenuti al lancio che dipenderanno da prezzi esorbitanti, in linea con l'industria, ma che non mi aspettavo in questo caso da Deep Silver e King Art. Il taglio di contenuti a favore di una dilatazione stagionale, per quanto sia lo standard, mi puzza sempre di Paradox e quindi preferirei starne alla larga. Credo che il videogioco però abbia fatto passi da gigante. Vedete, hanno cambiato tante cose importanti, fra cui il limite di popolazione che era presente nei vecchi Dawn of War è stato rimosso, introducendo invece un mantenimento per ogni singola unità reclutata. Un mantenimento in tempo reale che va a cambiare completamente l'aspetto dell'economia. Ed è un cambiamento recente che viene in questo video gameplay completamente confermato. Per quanto la grafica non sia esattamente quello che mi aspetto da Warhammer 40.000, capisco che ci sia anche una prospettiva artistica da parte dei designer e devo ammetterlo, sono estremamente stupito in positivo per i cambiamenti all'interfaccia. Evidentemente hanno ascoltato i nostri feedback. È molto pulita, è animata, è ricca, è piacevole e al contempo utile. E anche se gli sviluppatori non hanno usato molte hotkeys, scorciatoie, durante il gameplay, ogni pulsante è facilmente individuabile ed organizzato con criterio. Quello che più mi preoccupa però rimane la narrativa e tutto ciò che riguarda la crociata, la campagna sui vari pianeti che potremo affrontare con tutte le fazioni. Devo ammetterlo, il gameplay comunque non mi ha lasciato né troppo entusiasta né tantomeno deluso. C'è stato un margine di miglioramento, questo sì. Voglio sperare che le cose proseguano per il meglio e che l'azienda capisca che devono approcciare Dawn of War 4 in un'ottica più aperta al feedback della community e magari anche in controtendenza alle pratiche di mercato che fanno fallire tutti gli altri strategici. Sarà la nuova alba di questo franchise RTS? Io me lo voglio augurare, ma comunque prendiamo tutto con i guantini. Lo ripeto sempre perché magari alcuni di voi mi incontrano per la prima volta con questi video. Per me è fondamentale il rispetto per l'intelligenza, il tempo e il portafoglio di noi gamers. Credo davvero che tutte le aziende le quali ignorano questi pilastri di rispetto e supporto reciproco non meritino di vedere nemmeno un centesimo da noi. Sono curioso di conoscere la vostra, grazie per aver cliccato sul teschio del tiranno ed essere arrivati fino alla fine. Anche oggi questo è quanto, Tirannomatto out e alla prossima.